Eccoci qui, cari naviganti, per presentarvi un archetipo nel Pauper, che da tempo immemore calca le scene del formato, ma senza riuscire mai a incidere veramente tra le top, mancando sempre di qualcosa di veramente incisivo, almeno sul fronte della consistenza. Ora però, grazie anche a un recente downgrade, la dignità di questo archetipo, almeno sulle basi dei risultati conseguiti in qualche anello online, sembra risalire, riportando in auge liste che in qualche modo sfruttano il bianco in modo aggressivo. Considerando poi che sono presenti nel formato povero diverse staple in grado di offrire non solo una fase agro valida, ma vantaggi su diversi ambiti, è chiaro che ci sono tutte le premesse per costruire una build che possa riuscire a smuovere i preconcetti del passato, per un nuovo corso ad alto livello. Questa volta il parleremo di White Winnie. Nelle premesse abbiamo ricordato quanto questo archetipo esista da sempre nel Pauper, eppure non aveva quell'efficacia in grado di superare i limiti imposti dal colore e dalle carte a disposizione, almeno fino all'arrivo del Milizia Bugler, qui in 3x nel formato. Questa carta, grazie ai suoi DB, ci permette di scavare nel grimorio alla ricerca di altri bittanti tra i molti presenti nel mazzo, offrendoci un motore di card selection invidiabile, persino per altri colori, anche perché sarà abusabile, come molti altri effetti simili, da una staple del formato, Korg Skyfisher in 3x. Questo soldato core, sfruttato a piene mani in lungo e in largo nel formato, qui trova casa sia perché ci permette di reiterare Militia Bugler, sia altre creature che ci offriranno vantaggi anche sul fronte del card advantage, come per Taber Inspector in 4x, altra carta iconica del bianco. Ai suoi indizi, però, i nuovi set ci hanno affiancato carte ancora più efficaci, con ben 4 Spirit Companion e 3 Spearing Overseer, per avere direttamente una nuova carta in mano con il loro ingresso, e per l'angelo persino un punto vita in più, effetto non di poco conto in un meta dominato dal rosso. Non solo, perché tutti questi TB potremo sfruttarli con un pacchetto cospicuo di enable per i nostri punti vita, con 4 Ben Lunarch Veteran, 4 Soul Ward e 2 Souls Attendant, così da amplificare il divario tra i nostri punti vita e quelli del nemico, messi sotto pressione dai nostri bittanti. Avremo poi un altro vantaggio con questi incrementi di vita, spesso graduali, offerti da Celestian Unicorn, qui in 3x, un bittante che diventerà sempre più corpolento, grazie all'apporto di nuove vite al nostro conteggio iniziale, per un'azione di sfondamento che metterà in crisi più di un opponente. Con un comparto creature nutrito e ricco di vantaggi, è chiaro che la sezione dedicata alle magie soffrirà un po', ma abbiamo in serbo qualche chicca con questo colore, che sono perfette per dare valore alla nostra azione, soprattutto se puntiamo a chiudere in fretta. La prima arriva con 4 Battle Screed, che sinergizzano con il desiderio di dominare non solo a terra, ma anche in aria, con queste pedine volanti, senza contare che la sua seconda abilità Flashback sarà facilmente raggiunta con l'amore di creatura a disposizione. Avremo poi dalla nostra 2 Relive Peasants, carta che può sballare la combat in più di un frangente, regalandoci vittorie inaspettate, con la possibilità di un secondo cast dal cimitero, sempre grazie a Flashback, per un incremento della forza consistente e spesso decisivo. Fin qui appare chiaro che il nostro focus sarà quello di picchiare presto e bene il nostro avversario, non disdegnando di guadagnare qualche punto vita nel processo, però ci saranno occasioni in cui dovremo liberare il campo da paranti molesti. Per questo motivo arriva in nostro soccorso ben 4 Journey to Nowhere, carta versatile quanto basta per togliere di mezzo qualche creatura del nemico, che può inficiare i nostri combat trick, soprattutto quando non abbiamo a disposizione elementi per pompare il nostro board a dovere. Con la stragrande maggioranza delle carte a nostra disposizione castabili con il bianco, la nostra mana base non sarà certo complicata, anche se, a ben guardare, qualche tech in questa sezione ce la metteremo comunque, per sfruttare al massimo anche questa sezione della lista. Come uniche terre doppie utili per il rosso avremo 3 Boros Garrison, utili a sopperire al costo di flashback dei nostri Relive Peasants, oltre a darci un boost di mana utile nelle fasi avanzate della partita, quando dobbiamo sostenere i costi di cast più elevati. Per le fonti di mana bianche non ci complicheremo certo la vita, come 11 pianura a dar man forte alla nostra azione, visto che avremo anche diversi costi doppi tra le carte in nostro possesso, che non dobbiamo certo limitare con il reparto terre. Vogliamo però migliorare il contesto generale con alcune terre utility, 3 Radiant Fontaine, per avere ulteriori motori di life gain, oltre a bersagli papabili per i Core Skyfisher, e 3 Recruited Step, utili se abbiamo abbastanza mana in campo e ci serve qualcosa in mano di meglio di una terra che entra tappata. Se il piano di gioco espresso nella Mainboard appare chiaro e lineare, nella Sideboard ci dovremo preoccupare di ottimizzare gli slot verso gli archetipi più problematici, soprattutto quelli che riescono a mettere in crisi il nostro piano agro, prima di riuscire a svilupparlo a dovere. Per questo motivo andremo a inserire alcune rimozioni specifiche a creatura con 3 Celestial Flare e 2 Sunlance, così da risultare più efficaci in cosa avremo di main, per meglio rimuovere le mestizie che l'opponente proverà a proporci.
Verso artefatti e incantesimi spesso forieri di problemi annosi, adotteremo ben 4 Dust to Dust e 3 Revoke Existence, che con i loro effetti di esilio andranno a spegnere pericolose recursioni, che potrebbero creare troppi vantaggi all'avversario di turno. Per preservare il board da rimozioni globali tipicamente a 2 danni, adotteremo 2 Luminart Field, che possono salvaguardare buona parte del nostro parco abittanti, dandoci modo di mantenere la pressione in questi matchup specifici. Infine, per non scoprire il fianco al contrattacco di determinati avversari, ci viene soccorso un Prismatic Strand, sempre versatile anche dal cimitero, visto che una creatura bianca da tappare in campo non sarà difficile da reperire. Visti i recenti cambiamenti occorsi a questo archetipo grazie al downgrade di Militia Bugler, uno potrebbe immaginare che non ci siano molte varianti per questa build, e invece, grazie alle molte aggiunte provenienti dagli ultimi set, potremo spaziare su diversi fronti. Pensiamo ad esempio a Ancestral Blade o a Search Party Captain, per capire come il bianco nel tempo si sia arricchito di molte carte interessanti, che non serve male esplorare per una lista adatta a sfruttare il potenziale di questo colore accumulatosi nel tempo. Non mancano infatti carte dal passato come Guardian's Pledge, per dare una dimensione di come potremo plasmare un archetipo a nostro gusto che possa scardinare le regole del gioco, in un colore che non è affatto malvagio se vogliamo affrontare il Pauper. Insomma, uno spiraglio al cambiamento in un meta che sembra, per il momento, focalizzarsi molto sul rosso e sul blu, dimenticandosi che anche il bianco potrebbe dire la sua, se solo avessimo voglia di sperimentare qualcosa di semplice, ma allo stesso tempo efficace. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.